Eccoci qui, oggi ho il piacere di ospitare Enrico Lanati di Investire.biz. Con lui andremo a vedere gli step e le domande che ogni persona dovrebbe farsi prima di iniziare ad investire, in modo tale da evitare tanti errori e non perdere soldi inutili. In questo video ci sono una marea di spunti e insights, quindi vi invito a seguirlo tutto. Poi comunque, come sempre, qui sotto in descrizione trovate un indice completo con tutte le risorse, in modo tale che possiate saltare da una parte all'altra del video. Ora, detto questo, direi che possiamo iniziare. Ragazzi, siamo qui con Enrico Lanati che si occupa della parte istituzionale, oltre ad essere un investitore, per Investire.biz. Senza che io parli oltre, ti ringrazio tantissimo e ti chiedo brevemente di presentarti, che sicuramente dai un circolo migliore te. Ciao Riccardo e grazie mille per l'invito. Io ho lavorato per diverso tempo per un broker tra i più importanti al mondo e poi ho deciso di mettermi in proprio una decina di anni fa. È stata un'esperienza che mi ha dato modo di vedere un po' entrambi i lati, diciamo, quindi vedere il lato istituzionale, quindi quello del brokeraggio, e il lato da cliente, perché poi mi sono messo a fare l'investitore privato. Questo diciamo che ti apre un pochettino la mente su quello che avviene ed è stata veramente una grande esperienza formativa. Poi appunto, essendomi messo in proprio, adesso seguo prevalentemente le attività istituzionali di Investire.biz, quindi con i rapporti con le principali banche che sono nostre clienti, sono tantissime, insomma tutte quelle più famose. Ok, sicuramente è un piacere averti qui. Come avevo anticipato, con Enrico andremo a trattare di tutti gli errori da evitare ancora prima che si vada a fare il primo investimento, ancora prima che si vada a schiacciare il tasto compra o vendi. Quindi volevo chiederti, secondo te da dove bisogna partire, da dove bisogna iniziare per poter guadagnare o risparmiare grandi somme? Ma secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è capire se il trading è un'attività che fa per noi. Quindi ci sono secondo me tutta una serie di domande che uno si deve porre prima ancora di iniziare e prima ancora dello studio della tecnica. Faccio un esempio molto semplice diciamo, per farlo capire a tutti. Molto spesso quando tu fai, lo dico male ma voglio arrivare alle persone, quando tu, non so, apri un gioco di società, la prima cosa che dovresti fare è leggere le regole, quindi diciamo capire bene quello che è il funzionamento. Quindi a mio avviso, prima ancora di capire se sarò bravo o meno a fare trading, prima ancora di iniziare proprio questa attività, devo aver ben chiare quelle che sono le regole e tutti i vari funzionamenti che si imparano col tempo, non è una cosa che tu impari in 3 minuti. Ma quindi questa è la prima cosa, e poi devi fare un'analisi su te stesso, ovvero devi capire quanto tempo hai a disposizione, che tipo di operatività puoi fare, quanti soldi hai da poter investire, perché l'operatività, io questo ho avuto modo di capirlo quando ho lavorato presso il broker, dipende molto da tutta una serie di fattori che sono estremamente importanti. È normale che se io sono, che ne so, uno sportivo, magari avrò più tempo libero in determinate ore del giorno. Se magari di professione lavoro in posta, avrò altre ore, potrò concentrarmi, che ne so, sul mercato americano. Quando ci eravamo sentiti prima di questa intervista, ti avevo detto ci sono persone che magari fanno il guardiano notturno negli hotel e magari possono seguire le sessioni asiatiche che hanno un fuso orario differente. Quindi, sai, tutta una serie di domande alle quali è importante rispondere prima ancora di andare ad analizzare le tecniche, come ad esempio Ichimoku che hai trattato con il mio collega Riccardo, o tutti i temi di analisi fondamentale che hai visto con Luca. Ok, ma quali sono le domande fondamentali e gli step che una persona deve prendere per fare in modo che non sbagli? Guarda, allora, la prima cosa, prima ancora di andare a vedere la parte emotiva, che secondo me è una cosa che arriva dopo,
le prime domande che ti devi fare secondo me sono: quanto tempo ho a disposizione? E questo è importantissimo, perché ti faccio un esempio: se tu vuoi fare trading intraday è normale che devi stare collegato al davanti ai grafici. computer, devi stare davanti al computer, poi per carità puoi mettere stop e target e andare a farti un giro, benissimo, però un'operatività intraday reale, diciamo veramente professionale, richiede di stare tante ore davanti al PC, che può essere un'attività che va bene per un freelancer, può essere un'attività che va bene magari per una persona che ha dei carichi di lavoro molto forti in alcuni periodi e molto meno in altri. Allo stesso modo, l'altro tipo di, secondo me, l'altra discriminante vera è legata a la disponibilità economica. Chi fa intraday, per quella che è la mia esperienza, ha necessità di avere diciamo, un ammontare di denaro più basso, perché lavorando nell'intraday si mettono stop target un po' più stretti e si utilizza una leva maggiore, questo normalmente. Cosa significa? Significa che posso anche lavorare con importi più bassi, quindi non particolarmente rilevanti. Se andiamo invece a lavorare nel multi-day, se andiamo a fare investimenti su azionario piuttosto che ETF senza leva nel lungo termine per andare a prendere dei gain del 20, 25, 30% sulla singola operazione, e non è impossibile, se io compro un ETF che ne so su un indice azionario, l'S&P 500, e decido di tenerlo per 10 anni, probabilmente Chiaro. farò una performance ancora più importante. Non lo devo seguire, non devo impiegare del tempo, perché di fatto acquisto, mi espongo sul mercato azionario e vado a replicare quel tipo di performance. È evidente che a quel punto devo avere più soldi, perché se no non riesco a ottenere performance. Ma quando parli di più o meno soldi, di che cifre si parla e da che cifre partiresti? Perché ci sono tantissimi miti e leggende o persone che ti dicono sfrutta la leva per poi farti bruciare i conti in 5 secondi. Tu quando parli di cifre più piccole, cifre più alte, a cosa ti riferisci? Allora, detto molto sinceramente, so che vado un po' controcorrente, ma non si può pensare di fare trading, secondo me, con un importo inferiore ai 10.000 euro. Io penso che siano importi molto molto bassi. Ci sono broker, te lo dico sinceramente, che ti dicono apri il conto con 200 euro, 1000 euro, 400 euro e cose così. Questo è il modo migliore per perdere tutti i soldi che si depositano, quindi già ne avevi pochi prima e ti troverai con ancora meno dopo. Questo è molto importante, perché la leva ti devasta. Tra l'altro faccio anche un piccolo excursus: se l'autorità di vigilanza europea, che è l'ESMA, ha deciso di ridurre la leva per i clienti europei, non lo fa perché è cattiva, ma lo fa perché vedeva che con leve troppo esagerate la gente tendeva a perdere i soldi. Quindi la riduzione della leva, una leva 30 per esempio sul Forex, è più che sufficiente, non serve avere una leva esageratamente alta. La leva troppo alta la ricerca chi ha una disponibilità troppo bassa. Nessuno che fa questo lavoro in maniera professionale utilizza una leva nemmeno di 30 volte sul Forex. Quindi questo, diciamo, è l'antefatto. Io ritengo che un minimo di 10.000 euro sia proprio un qualcosa da proprio, non penso si possa fare trading con meno. Dico una cosa secondo me interessante: ragionate sempre a percentuali, fate i conti, supponete di essere dei fenomeni, no? Supponete di Chiaro. andare a ottenere dei risultati, te lo dico, esageriamo, voglio fare degli esempi semplici per esagerare. Supponiamo di essere dei fenomeni, di battere Warren Buffett, di essere bravissimi, di fare il 50% l'anno. Ora, che non lo fa nessuno, però facciamo, cioè sto Sì, esagerando qui si per farvi... intende non lo fa nessuno continuamente, perché puoi avere Esatto. magari quell'anno, ma l'obiettivo nostro è pur sempre guadagnare a lungo termine, quindi fare 50% quest'anno, fare 50% l'anno prossimo e l'anno dopo ancora. Quello è Ecco. molto molto difficile.
Soprattutto io, tra l'altro, l'ho spiegato più volte in eventi dal vivo dove facevo, sì, tu puoi fare il 50%, ma ovviamente ti esponi a dei rischi molto elevati, cioè ogni volta che c'è un rendimento molto alto c'è un rischio molto alto, quindi tu il 50% per assurdo lo puoi fare pure in un mese se stai rischiando tantissimo. Ti faccio un esempio stupido, che riprendo in uno dei miei corsi. Se tu vuoi fare il 100% in 5 minuti, vai al casino, metti tutto Eh sul sì. rosso e fai il 100% in 5 minuti. Ovviamente ti stai prendendo un rischio rilevante. Allo stesso modo, anche nel Forex tu puoi andare leva 30 long su uno strumento, sul petrolio, che in questo momento è particolarmente volatile. Se sei fortunato raddoppi il conto in 6 ore. Benissimo, ma il problema è che se sei sfortunato, e probabilmente sei sfortunato, ti bruci tutto nelle stesse 6 ore. Quindi questo è il tema, però legato alle percentuali e legato a una corretta gestione del rischio, ti porta a dire che se tu investi 10.000 euro e supposto tu sia un fenomeno e fai il 50%, alla fine dell'anno hai fatto 5.000 euro. 5.000 euro diviso 12 mesi hai fatto 400 euro al mese, che non è questa performance. Se noi, io Sì, ho nel sempre senso, 400 euro fanno bene se già hai un altro lavoro, ma non ci vivi. non ci vivi assolutamente. E quindi diciamo che il tema vero è, se volete vivere di trading è evidente che ci vogliano dei molti più soldi per poterlo fare come lavoro. Poi per carità, uno vuole arrotondare, vuole usare la leva alta, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose che poi portano ad avere dei rischi maggiori. Con questo io non vi voglio dire non fate trading, ma vi devo mettere in guardia da quelli che sono i rischi legati a questo genere di attività, che ovviamente ne comporta parecchi. E quindi sicuramente questo è un tema che dovete affrontare. Se avete 1000 euro o 2000 euro da poter investire, secondo me non è corretto cimentarsi in questo tipo di attività. Chiarissimo. Poi volevo chiederti quali sono gli errori dal punto di vista decisionale che tu hai visto fare più spesso da, diciamo, novelli in questo mondo. Beh, diciamo che l'esperienza su tutto quello che funzionava o che non funzionava me la sono fatta nei 5 anni che ho passato presso il broker, nel senso che è stato molto interessante vedere quali erano i clienti che guadagnavano e quali erano i clienti che perdevano e andare a capire cosa faceva chi guadagnava e cosa faceva chi Chiaro. perdeva. E ovviamente la risposta era univoca, cioè il modello operativo di chi guadagnava era quasi sempre simile, e invece il modello operativo di chi perdeva era altrettanto similare. Cosa faceva chi guadagnava? Chi guadagnava faceva tantissime operazioni in perdita, tanti stop di piccolissima entità, quindi tanti piccoli stop, magari soltanto il 20, il 25, anche il 30% di operazioni in profitto, ma nelle operazioni dove andava a fare un profitto era un profitto veramente rilevante. Quindi diciamo, se vogliamo considerare quella che può essere un equity line, era una equity line che scendeva pian pianino e poi aveva dei balzi, poi scendeva e poi aveva dei balzi verso l'alto. Questo era il tipo di operatività di chi era profittevole. Chi invece era perdente, il più delle volte, invece faceva dei profitti, piccoli profitti, 10 euro, 15 euro, 50 euro, 100 euro, cose di questo tipo, e poi segnava delle perdite rilevanti, meno 2000, meno 3000, nei casi peggiori la perdita del conto. Un esempio classico è la martingala. Martingala, vai a raddoppiare la tua posizione al rialzo, va sempre tutto bene finché non va male. Nel momento in cui va male, ma è così, nel senso, sono una serie di cose che tu dici, ah beh, ma vado a giocare il rosso e il nero al casino, metto sempre rosso, raddoppio sempre e prima o poi il rosso esce, vero? Poi magari ti capita che non ti esce il rosso per 7, 8, 9 volte di fila, finisci i soldi, grazie, arrivederci e te ne vai a casa. Ecco, questo è quello che succede il più delle volte, diciamo, a chi fa questo tipo di attività e lo fa in maniera non professionale. Io vi do qualche dato, se sei d'accordo. Certamente. Ti do un dato su quelli che sono i rapporti di rischio e di rendimento. Spesso si mettono, il consiglio che io sento di poter dare è questo: se tu
rischi 1 euro, lo faccio con numeri semplici in modo da poter arrivare a tutti, rischi 1 euro per guadagnarne 3, ok? Quindi hai 3 volte di profitto rispetto a quello che è il tuo rischio, è sufficiente andare a target, poi basta fare i conti e vedrete che è così, una volta su 4. Quindi, giusto per spiegarlo, se tu compri un titolo che vale 10 euro, metti uno stop a 9 e un target a 13, ok? Ammesso di fare questa operazione n volte ed ammesso di andare a target una volta su 4, tu chiudi il tuo anno di trading in pari, ok? Tolte le commissioni, le cose potresti essere leggermente in perdita. Ora, se tu fai un'analisi e ci azzecchi, lasciami il termine, una volta su 4, solo una volta su 4, vuol dire che non sei in grado di fare le analisi, perché oggettivamente vuol dire che sbagli quasi sempre. Allo stesso modo, invece, se tu riesci ad essere profittevole con la tua analisi almeno, anche meno di una volta su 2, quindi aver ragione la metà delle volte o anche un po' di meno, nel lungo termine sei profittevole. Ecco, chi è profittevole tendenzialmente fa questo tipo di attività, quindi ci azzecca meno volte, ma quando diciamo ha fatto una previsione corretta tende ad avere delle ottime performance. Poi ovviamente però non vi voglio anticipare nulla su questo. Invece no, una cosa carina legata proprio a questo genere di cose è dare una valutazione al trade che si sta facendo. Io quello che ho notato, un'altra cosa, è che chi perdeva tendenzialmente operava molto, chi guadagnava tendenzialmente operava molto molto meno, quindi non sei obbligato a fare 1 milione di operazioni. Secondo me nel momento in cui tu vai a fare meno trade, vai a scegliere quelli che sono più belli, io tendo a dare una valutazione, dare un voto, no, al trade che sto facendo e ci metto assieme tutta una serie di fattori che possono essere di carattere macro, che possono essere di carattere esogeno o endogeno, che possono essere legati al contesto che stiamo vivendo. Per esempio, ti faccio un esempio, si dice che in questo momento le persone sono meno interessate a utilizzare i servizi della sharing economy dopo il coronavirus. È un esempio, quindi magari potrebbero essere meno interessate a utilizzare Airbnb piuttosto che un hotel classico, dico una roba così, e quindi fai una valutazione di tutti i vari fattori e poi quando vai a fare il tuo trade decidi se questa cosa ti piace, non ti piace, come sono posizionati i clienti. Per esempio, magari scopri che su euro-dollaro sono tutti a ribasso, per esempio, e vai a studiare per quale motivo sono tutti a ribasso e se non sia magari il caso di prendere una posizione diversa, perché sappiamo che la stragrande maggioranza delle persone che fanno trading poi alla fine perde soldi. Chiarissimo, e tra l'altro abbiamo fatto anche un video sul sentiment che parla di questa cosa, dove si va a vedere come più del 70% dei trader perda soldi, per cui quando tu vai a fare un investimento puoi usare questo strumento, il sentiment, a tuo favore. Per cui se vedi che il 90% di trader sono piazzati da una parte e il tuo studio ti dice di andare dall'altra, lo strumento del sentiment può esserti utile a incentivarti ad andare opposto a quel che pensa il mercato. Ora, scusami, ti Sì, no, su interrompo. questo tema ti voglio dire una cosa, non è una cosa stranissima questa, e sai perché? Perché è un fatto tecnico, nel senso che se le persone, come abbiamo detto prima, quelle che perdono, sono abituate a lasciar correre le perdite, ovvero hanno sempre delle perdite molto grandi aperte e fanno dei piccoli profitti, nel momento in cui il mercato prende una direzionalità, tutti quelli che erano in profitto hanno chiuso, ok? Tutti quelli che invece erano in perdita stanno tenendo aperto e di conseguenza si trovano sempre, se ci fai caso, sono quasi sempre controtrend queste situazioni di esposizione 80-20, 90-10. Perché?
perché chi era in profitto ha già chiuso e chi era in perdita sta cercando, sperando e facendo le macumbe per recuperare. Chiarissimo. Ora, data la tua esperienza dentro un broker, Mm. volevo chiederti quali sono le cose che andavate a vedere o che i tuoi colleghi guardavano, perché sappiamo che in parte i broker, soprattutto in CFD, fanno soldi sulla perdita delle persone. Questo è Mm. vero? Come funziona e se ci puoi dare qualche insight? Allora, su questo io vorrei sfatare un grandissimo mito legato a questa cosa, più che Chiaro? altro perché avendoci lavorato ti posso anche dire quella che è la verità, no? Molto spesso si dice, ah, ma il broker market maker mi prende l'ordine perché è venuto a vedere il mio livello di stop Chiaro, chiaro. loss su euro-dollaro a 1,10 e 14 e guarda, ha Arriva fatto su... proprio 1,10 e 13, no? Sì, sì, sì. Allora, la verità è molto diversa da così, nel senso che è vero che il broker ha un'idea di quella che è l'esposizione dei clienti, è vero che il broker è posizionato e guadagna dalle perdite dei clienti se non copre le posizioni. Quindi ricordatevi che se stiamo parlando di un broker quotato molto grosso, eccetera, eccetera, non può permettersi un'oscillazione così forte o quella o il rischio di dover fare, diciamo, di essere esposto alla grande, diciamo, alla volatilità dei mercati. Quindi gran parte delle posizioni le perderà, le coprirà e quindi se perderà il cliente perderà anche il broker, ovviamente poi ci sono le commissioni che compensano, quindi poi il broker va a guadagnare. La verità qual è? La verità è che soprattutto sugli strumenti più liquidi, gli strumenti più liquidi sono quelli più scambiati, DAX, Euro-Dollaro, Dow, Nasdaq, anche Euro GBP, Euro Yen, insomma comunque i major su questo tipo di strumenti, quindi gli indici principali e le valute, il broker è quasi sempre eggiato, no? Eggiato tra clienti, quindi probabilmente ci sono 1000 clienti, dico numeri a caso, che sono al rialzo su euro-dollaro, 800 che sono al ribasso, quindi molto spesso il broker ha un'esposizione molto più piccolina a mercato. Chiaro. Se è troppo esposto da un lato o dall'altro, la copre per ridurre quella che è la volatilità di portafoglio del broker. Quindi se tu mi dici è vero che il broker viene a vedere il mio stop, eccetera, eccetera, dico la verità, non ho mai lavorato in un broker piccolo, quindi non so se in un broker piccolo questa cosa possa avvenire. Io non penso. Nella realtà nella quale ho avuto modo di lavorare io, e lo dico con anche proprio prostrandomi dicendo, il broker non sa nemmeno della tua esistenza, Chiaro. nel senso che Sì, 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 sì. se tu sei long, ma ti dico di 1 milione di euro-dollaro, quindi di 10 lotti, e non so quanti siano i retail che siano long di 10 lotti su euro-dollaro, il broker neanche lo sa, nel senso che l'esposizione complessiva è di decine di migliaia di lotti e di conseguenza i tuoi 10 lotti sono assolutamente irrilevanti. Nel momento in cui tu hai 20.000, 30.000, 40.000 clienti, pensa a te se sono lì a guardare Mario Rossi che ha messo l'ordine su euro-dollaro e ha messo lo stop proprio lì. Non funziona così, insomma. Chiarissimo. Ora, dopo questa sorta di insights, volevo chiederti quali sono i primi consigli da cui partire, anche se ne hai già dati parecchi, e se ci dai uno spunto conclusivo per questa bellissima intervista, a mio parere. Guarda, secondo me una cosa importante che è il tema che non abbiamo approfondito è quello legato alla psicologia. Io ritengo che la parte emotiva quando si va a fare del trading è molto forte, più della parte tecnica. Io ho conosciuto un sacco di persone che dal punto di vista tecnico erano fortissime, ma erano molto deboli sotto il profilo emotivo. Secondo me il vero termometro del rischio e diciamo il vero termometro, diciamo, della situazione emotiva è determinato dal fatto che uno sia al telefono, dallo smartphone a controllare le posizioni. Vi faccio un esempio. Quando tu compri una casa, no, non è che ogni 2 minuti chiami casa.it e gli dici senti ma la mia casa è salita o è scesa di 1,50 € al metro quadro? No, è vero che non lo fai? No? Se tu compri
un ETF sull'MSCI World, per dire, e decidi di tenerlo per 30 anni, non è che ogni 5 minuti chiami il funzionario di banca e dici: senti, ma l'MSCI World è salito di 30 centesimi, è vero o no? Allo stesso modo nel trading dovrebbe funzionare uguale. Se tu passi la tua giornata a vedere che il tuo trade è salito di 5 euro, è sceso di 100 euro o cose di questo tipo, vuol dire che l'esposizione che hai preso è troppo elevata, ok? Quindi tu, se sei lì, l'ansia deriva dall'esposizione, che quell'importo di 5, 10, 100, 1000 o 100.000 euro per te è troppo forte. Se tu impari a ridurre la size di tanto, capirai e scoprirai che di quell'operazione ti importa sempre meno e sei molto meno emotivamente soggetto alla volatilità proprio della posizione. Quindi ti faccio un esempio: se c'è un broker, so che avete fatto dei video con Kimura Trading, che ti dà la possibilità di lavorare con il micro lotto, quindi con lo 0,01, in quel caso tu sai che il tuo rischio alla fine di 100 pip sono veramente qualche euro, due caffè, un panino, in termini proprio monetari. Questo non ti può creare stress. Se ti crea stress, vuol dire che il trading non fa per te. Cioè, se tu non sei disposto a perdere 5 euro, 10 euro, 15 euro, vuol dire che sarà così con i contratti micro, con i contratti mini, con i contratti standard. Man mano col tempo aumenterai la tua size, ok? Non sei obbligato a iniziare subito con size importanti, inizia con size piccole, impara con size piccole e vedrai che pian pianino sentirai il bisogno di aumentare. Ultima cosa è l'overconfidence. Se vedi che sono 3-4 trade che ti stanno dando tutto dal lato giusto, non è che allora sei diventato un fenomeno e dovrai aumentare per forza la size. Un altro consiglio, prenderò gli insulti da parte di tutti i broker che sono nostri clienti. Un consiglio è: prelevate se le cose vanno bene, riducete il rischio della liquidità che avete sul conto trading. Questo è: hai fatto 500 euro, sei stato bravo, benissimo; hai fatto 1000 euro, sei stato bravo, portateli a casa, che è un Chiaro. modo, per difendersi. Chiarissimo. Grazie mille di tutti i consigli ed è stato un piacere averti ospite. Grazie a te. Ragazzi, spero che questo video sia stato utile e vi sia piaciuto. Poi, se volete andare ad approfondire i concetti che abbiamo trattato oggi, qui sotto in descrizione vi lascio il link del corso tenuto da Enrico. E se usate il codice RICCA avete anche un 10% di sconto. Mentre per approfondire il mondo del trading online vi lascio una playlist gratuita con molti contenuti utili. Detto questo, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!